è un polish. La farina deve essere forte se la vuoi usare per giorni. La farina debole ti lievita prima, la pasta sta cambiando colore, tu vedi che non si stappa, ed è una pasta che è buona. Guarda la differenza è questa. Stringi sul laterale 2,40 palline. Questo è il Barolo. La pizza quando è leggera e buona si vede dal peso, quanto pesa, come il pane. Come vedete è un polish, si è alzato bene, vedete comincia a fare le bolle, vuol dire che è pronto. Ok? Allora, 250 grammi di acqua con il lievito, messo 8 grammi di lievito, fa la schiuma, vuol dire che è attivo. Adesso andiamo a prendere la farina, il sale e l'olio. 10 kg l'abbiamo messo stamattina, la fase del polish, altri 8 oggi. Come vedete sempre 7 cereali, Mulino Moras che è in Friuli, ok? La mia farina assorbe ogni litro d'acqua 1,8 kg di farina. Glieli buttiamo tutti dentro. E facciamo girare. Partiamo in prima. Adesso ci buttiamo il lievito con l'acqua. La farina deve essere forte se la vuoi far usare per giorni. Adesso te la spiego. La farina ha una forza. Da che cosa deriva sta forza? Dalle proteine. Più la farina ha proteine, più è forte. Più è forte, più può stare più giorni in frigo e maturare. Se hai una farina debole, ti lievita prima. Se la farina è forte, il legamento è così bello fermo. Il giorno dopo è così, il giorno dopo è così, il giorno dopo è così, e con 2 o 3 giorni ti mantieni. Se la farina è debole, domani l'impasto sarà così il legamento, ed ecco che la lavori male ed è andata male. Per cui se vuoi fare degli impasti a lunga maturazione devi usare una farina che abbia più proteine. Oggi per domani una 2,40, per 3 giorni 2,80, per 4-5 giorni una 3,40. Ecco che questa qua è un polish che può durare anche 5-6 giorni, perché è una 3,40. Il sale, qui c'è l'olio, 50 grammi al litro, 50 grammi al litro, 500 e 500. E poi ci metto la seconda. Perché non ce la metto prima la seconda? Perché c'aveva l'olio e me lo può schizzare, hai capito? E allora glielo faccio assorbire. Mettiamo la seconda, mano a mano che gira fa idratazione e fa lo spicchio d'aglio. La durezza dell'impasto dipende uno come vuole fare l'impasto. Diciamo che se è leggermente morbido è meglio, perché la pasta viene più buona. Se invece il pizzaiolo non è abituato a lavorare con pasta più molle, la fanno più dura, così si stappa meno. Un buon impasto già per uscirlo deve essere vellutato e deve essere ben girato, perché come vedi adesso gira, sembra buona ma non è buona, perché ancora è grezza la pasta. Adesso noi la tocchiamo, vedi, ed è una pasta che è abbastanza buona. Ci mettiamo un goccio d'acqua così mi pulisce tutta la macchina e siamo a posto. Adesso deve solo lavorarla. Se tu vedi dall'inizio adesso la pasta sta cambiando colore, sta diventando più chiara. Non è altro perché sta attirando l'acqua, sta assorbendo l'acqua. Può fare anche più molle. Senti come schicchia? Vuol dire che ha poca acqua da tirare e indice che l'impasto è quasi pronto. Vedi come ha cambiato colore e come sta raffinando? Vedi? Adesso la apriamo, ti faccio vedere, guarda. Vedete?
Guardate. Dove si vede che la farina è forte? Vedi che non si strappa? Vedi? Vedi? Se era debole si sarebbe già strappata. Appena la stiri, pasti idratati si devono saper lavorare, perché sono un po' complicati da lavorare. Si vede dallo spicchio taglio e dal modo di spicchiare che c'ha. Ok, questa è già pronta, vedi? Adesso la tiriamo fuori e la mettiamo qua. Allora, gli rinforziamo il glutine, vedete? Le pieghe sono queste qua. Questa pasta qui adesso deve stare ferma 15-20 minuti, perché praticamente i legamenti delle proteine sono stressate. Le lasci qui riposare quei 10-15 minuti, loro si rilassano e le palline verranno belle. Tiriamo fuori tutto. Guarda la differenza, così capisci, perché vedi com'è la pasta? Guarda questa e guarda questa. Vedi che questa è grezza? Adesso io faccio le pieghe, vedi? Vedi? Hai visto? Tu fai la pallina, vedi? Devi stringere così e di sotto deve risultare chiusa, perché se c'è il buco in mezzo, quando l'allarghi, quel buco si allargherà e tu strappi la pizza, poi si rompe con tutti gli ingredienti e ti fa casino. Senti se non chiude bene quando fai così, vedi? Tu la stringi sul laterale, vedi? È brutto quando succede, quando hai tanta gente, perché tu hai una tavolata, fai tutte le pizze e vai all'altra, no? Una di quelle si rompe e devi rifarla, ma c'è il forno pieno e le altre sono già magari già fatte e ti crea un po' di scompiglio, hai capito? Ti crea qualche problemino, te lo crea, però vedi, io lo vedo se lui il buco non ce l'ha. Qui verranno intorno ai 115 palline più o meno. Io di solito lo faccio a 20 litri, 20 litri sono 2,40 quasi, cioè il doppio di questo. Allora, questa è la pasta che adesso ho tirato fuori, è un polish fatto da 3 giorni, 72 ore, ed è perfetto per essere mangiato, fatto da una 7 cereali del mulino Moras, deliziosa. Vi facciamo vedere. Siamo dalla pizza dal 90. All'inizio in Sicilia, poi mi sono spostato al nord. Nel 2000 abbiamo aperto ad Azzate, Varese. Dopo di lì, nel 2009, ho avuto una pizzeria in Brasile, sono stato 2 anni, lì facevo scuola, facevo le stagioni, dopodiché poi ho aperto la pizzeria qui un 7-8 anni fa a Nerviano, dopo Natale abbiamo comprato qui e abbiamo fatto la pizzeria qua. A maggio avevo aperto la pizzeria che fa 3 anni a Porto, si chiama Pizzeria Con Essenza. Io ho fatto consulenza tanti posti, ho fatto in America 3 volte, Francia, Germania, Russia, in Belgio, Lussemburgo, che mi chiamava era gente che doveva aprire pizzerie oppure che voleva fare qualcosa in più di quello che faceva. La cosa principale è fare imparare ai ragazzi fatti bene. Ad esempio c'è un ragazzo qui della provincia di Varese che mi disse: io faccio il barman, voglio fare la pizzeria, ho già aperto la pizzeria, sabato fa 200 pizze normali e 50 pizze a metro. Pensate che lui era zero.
uva, un po' di porcini, lo zola, non troppo zola perché là si sente forte, e adesso ti espulso il vino. Questo è il Barolo. Adesso vedete che fa un po' lui, quando farà i 2 minuti e mezzo comincerà a suonare. Vedi? Questo vuol dire che manca 10 secondi, secondo lui. Poi sei tu che scegli se va bene o no. La pizza quando è leggera e buona si vede dal peso, quanto pesa. Più è leggera è come il pane. Questa è una pizza gourmet, questo è un crudo di Parma. Scaglia di grano. Gli diamo una spruzzatina di Barolo.